Bella è bella, ma è la classica moto da esporre al bar? Non credo proprio. Questa era una moto molto attesa per svariati motivi. Il primo su tutti è che i bicilindrici nelle grosse cilindrate iniziavano un po' a scarseggiare e a Ducati mancava un bel pompone di quelli giusti come ai vecchi tempi. Difatti è arrivata la V2 Panigale, che l'anno prossimo correrà nella Big Sport, nel mondiale Superbike, e la naturale evoluzione sarebbe stata quella di prendere quel motore e inserirlo all'interno di una Naked, e per fortuna Ducati ci ha accontentato. Quindi i dati del cuore pulsante quali sono? 153 cavalli a 10.700 giri e 101 Nm di coppia, per un peso a secco totale di 178 kg. Tornando a quello che dicevamo prima, ci fa capire subito che è una moto da strada, ma molto improntata alla sportività. Il perché è molto semplice. Innanzitutto per un pacchetto elettronico di prim'ordine, ereditato dalla sorella V2. Quick shifter in immissione marce e scalata, DTC, DVC e EBC, che sarebbero Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control e infine Engine Brake Control. Anche la distribuzione dei pesi rimane da moto sportiva, 48% al posteriore, 52% all'anteriore. I più attenti avranno anche visto le alette. Ducati Performance nel modello di serie non le troviamo, semplicemente perché nel modello stradale non si sente l'esigenza di averle, come sulla sorella maggiore V4, dove invece anche in strada se ne sente il bisogno. Qui invece si consiglia di inserirle per una maggiore stabilità in pista e per sfruttare il massimo potenziale da questa piccola bestiolina. I dati fondamentali ve li ho detti, ma come ben mi conoscete preferisco passare all'azione e spiegarvi quali emozioni la moto trasmette al pilota, quali sensazioni soprattutto trasmette a chi la guida, che ovviamente è molto più importante dei freddi numeri. Vi faccio vedere rapidissimamente come vado a entrare in pista. EBC a 1, DTC a 2. Valori più bassi vanno messi quando si vanno a utilizzare gomme più morbide, SC1, SC0 e via dicendo, non come oggi perché appunto abbiamo delle Diablo Rosso 4. Gomme assolutamente molto performanti, strada pista, ma più improntate all'utilizzo stradale. DVC off, ovviamente perché voglio fare l'asino. Ok, allora ragazzi, io voglio fare il bastian contrario, perché ogni volta che guardo una presentazione stampa tutto bellissimo, fighissimo eccetera. Qui vi dico, non ci sono tanti difetti su sta moto, per quello che è il suo target e per quello che deve offrire rasenta alla perfezione. Però dato che i difetti sono pochi e invece i pregi moltissimi, partirei dai difetti. Prima cosa, le sospensioni non elettroniche. Io ho avuto la fortuna di provare sul V4 le sospensioni elettroniche. Secondo me per un utilizzo amatoriale sono tanta roba. Dal manettino metti a posto, prendi, vai, non devi pensare più a niente, sono comodissime. Invece qui un minimo di conoscenza della dinamica bisogna averlo. Un'altra cosa che non mi fa impazzire è l'altezza delle pedane, perché se voglio andare a fare un giorno un girettino in pista, tempo 2 curve e ti ritrovi le ditine dei piedi con la pedicure incorporata e non è il massimo. Quindi essendo che è una moto in ogni caso stradale ma con un'impronta sportiva, per mio gusto mi sarebbe piaciuto avere le pedane un attimino più alte e compensare con una sella più alta a sua volta. Per terminare i difetti direi una cosa della quale si devono preoccupare molto di più i piloti o gli amatori molto veloci, perché chi la utilizza in maniera molto più soft non se ne accorgerebbe neanche, è il discorso del cambio, che adesso in fondo al dritto vi faccio vedere.
240, scalata, cattivo, terzo, tac, cerco di mettere la terza e l'elettronica non mi permette di buttare dentro la marcia. Questo semplicemente perché cerco una scalata veramente al limite e secondo me questa è una strategia elettronica per evitare di far fare fuori i giri. Ma adesso direi che è l'ora di passare alle cose positive, iniziando a spingere anche un po'. Uscita di curva, come spinge sto motore, incredibile, scollino bellissimo qui, limitatore un po' fatica a scalare come dicevamo prima, sinistra, destra, cambio di direzione fulmineo, impressionante, gas, i controlli funzionano da Dio, motore per essere una media cilindrata fa paura, .45 in fondo al dritto, pazzesco. E poi sentite come esce, impressiona ma non spaventa, ed è quello che questa moto deve fare. Un'altra cosa che ho trovato molto positiva è che rispetto alle moto di questa fascia che ho provato, di amici eccetera eccetera, soprattutto le Jap danno molto più l'impressione di essere un oggetto puramente stradale, e se devo trovare il punto di forza di questa moto è l'anteriore. Nonostante sia una naked, e di solito nelle naked l'anteriore è proprio quel tallone d'Achille perché abbiamo tanti movimenti e non infondono fiducia di solito, qui è tutta un'altra cosa, è bella precisa, acceleri, marcia, ne scali 2, molli il freno e ti accompagna alla corda a una velocità spaziale, destra, accordolo, rialzi, gas, traverso e via. E in più ho apprezzato un sacco anche il lavoro di fino che è stato fatto su parti che di solito non vengono neanche considerate, come ad esempio la sella. In molte altre moto ho trovato completamente scivolosa e inadatta per andare in pista, quindi il cambio sella era fondamentale. Qui ha un gran comfort e nonostante questo ha anche un gran grip e non si scivola ogni accelerazione. Da queste piccole cose che si capisce quanto sia curato ogni minimo dettaglio. Bene, penso di avervi fatto un riassunto il più vicino possibile alla realtà. Ho cercato anche di medesimarvi nell'amatore, in quello che può sentire l'utilizzatore medio, perché non sto girando al mio limite, sto cercando di darvi le sensazioni che secondo me anche voi potreste sentire, perché ovviamente se girassi al limite a cannella molte qualità della moto non salterebbero fuori, così come i lati negativi. Bene, giornata finita, è stato un piacere stare qui insieme a Ducati a provare in anteprima questa incredibile Street Fighter V2 che, da come abbiamo visto, è quel tipo di mezzo che ti permette di andare al bar, fare il milanese imbruttito e poi il giorno dopo togliere la targa e andare a scannare come un pazzo in pista senza nessun tipo di problema. E poi, che non abbiamo parlato perché i gusti sono soggettivi, quanto è bella, riesce a essere aggressiva senza essere ignorante. Quindi ragazzi, non vedo l'ora di sapere le vostre opinioni quando avrete l'occasione di provarla anche voi. Da qui, circuito di Monteblanco nei dintorni di Siviglia, è tutto, gas, e ci vediamo al prossimo video.